Salve ragazzi, su questo canale si parla tanto di investimenti in cripto e su Rare, ma oggi voglio portare un investimento nuovo. Investiamo nel futuro dei nostri figli. In che senso? Nel senso che vorrei parlarvi della mia esperienza in una scuola Montessori. Ma cosa significa sistema Montessori? Il sistema Montessori è un approccio educativo sviluppato dalla pedagogista italiana Maria Montessori. Si basa sulla concezione che i bambini imparano meglio quando sono liberi di esplorare e fare esperienze pratiche in un ambiente preparato. I principi chiave includono l'autoeducazione, la libertà di scelta, l'apprendimento attraverso i sensi e il rispetto per il ritmo individuale di sviluppo. Le aule Montessori sono organizzate in modo che i bambini possano scegliere liberamente le attività che spesso coinvolgono materiali sensoriali specializzati. Gli insegnanti, noti come guida, fungono da facilitatori osservando e guidando il processo di apprendimento piuttosto che fornendo istruzioni dirette. L'approccio Montessori si concentra sullo sviluppo globale del bambino, compreso il suo aspetto cognitivo, sociale ed emotivo. Gli studenti imparano a lavorare in modo indipendente, a rispettare gli altri e a sviluppare un senso di responsabilità. Questo metodo è utilizzato in molte scuole in tutto il mondo, coprendo un'ampia fascia d'età, dalla prima infanzia fino alla scuola primaria. L'obiettivo è coltivare un amore per l'apprendimento, la creatività e l'indipendenza nei bambini. La mia esperienza. Io mi permetto di parlarne siccome mia figlia ha cominciato la scuola Montessori qui in Germania. Partiamo dall'inizio, febbraio 2023, ultimo anno di asilo di mia figlia e abbiamo un appuntamento per poter visitare la scuola e vedere come funziona. Ci prende in visore un ragazzino molto ma molto preparato e ci presenta tutto l'edificio, praticamente ci fa un tour. Ci spiega aula per aula a cosa serve e cosa ci si fa. Logicamente in alcune aule ci sono dei gruppi, siccome non esistono le classi, cioè prima, seconda e terza, esempio, sono un gruppo, quindi i bambini di prima, seconda e terza elementari sono nella stessa classe, nello stesso gruppo, diciamo. Poi un'ora la passiamo con i bambini a vedere live, in diretta, lì con loro, cosa fanno loro praticamente, come lavorano e come imparano, qual è lo stile di questa scuola. Entriamo e i bimbi manco si stancano a guardarci, tutti presi coi loro giochi educativi a fare ciò che stavano facendo. Io logicamente in quel momento ci sono rimasto di stucco, siccome quando ero io a scuola se entrava qualcuno durante l'ora saltava, concentrati e silenziosi, con un tono di voce veramente bassissimo, non saprei neanche come spiegarvi. Sembrava che dormisse qualcuno in quella camera e non dovessero disturbarlo. Cioè, io a confronto sto urlando in questo momento e non scherzo, non è veramente uno scherzo, un tono di voce bassissimo. Prima fase passata, manca una seconda e molto importante. Nostra figlia deve essere accettata in quella scuola, siccome ci sono pochi posti e troppe domande. Nel frattempo, logicamente, lo Stato tedesco ti obbliga di iscrivere tuo figlio o figlia nella scuola più vicina a casa tua o privata. Quindi noi, non sapendo se prendono nostra figlia alla scuola Montessori oppure no, siamo stati obbligati dalla situazione a far domanda a 200 metri da casa, a una scuola qui vicino. Logicamente siamo dovuti andare lì per farci presentare la scuola e farci un po' spiegare come funziona la situazione. Ci va mia moglie. Molto cordialmente gli spiegano che hanno delle richieste dei bambini di prima elementare e sono tre. Prima, devono saper contare fino a 20, seconda, devono stare attenti almeno l'80% del tempo e terza, devono saper risolvere da soli dispute e problemi. Questa, ripeto, una scuola normale, diciamo. Quando me l'ha detto mia moglie ci ho pensato su perché ci sono rimasto di stucco un'altra volta, nel senso che tralasciamo il punto 1, siccome mia figlia ama imparare, non sarebbe stato un problema contare fino a 20, ma il punto 2 che diceva che un bambino di 6 anni deve essere concentrato l'80% del tempo mi è sembrato strano. Il punto 3 non ne parliamo, cioè conosco persone di 40 anni che non sanno arrangiarsi a trovare un benzinaio, esempio, con il telefono ed internet in mano. E chiedi a un bambino di 6 anni di saper risolvere problemi dispute? Mi sembra veramente strano. Non avevamo ancora il posto nella scuola Montessori e ci lasciamo presi dal panico. Non volevamo una scuola come descritta prima per nostra figlia, sinceramente. Arriva tramite posta un foglio con le date dei 2 giorni programmati di prova per la scuola Montessori. Prova per mia figlia, cioè lei doveva fare 2 giorni, ogni giorno 2 ore, di lezione con il gruppo, in questo caso Delfini, che comprende la classe 1 fino alla terza elementare, inclusa, come dicevamo prima. Alla fine dell'ultimo giorno di test, diciamo, esce la guida e ci dà l'esito dei 2 test di mia figlia, che logicamente, avendo un amore profondo, innato per imparare, è stato più che positivo. Parentesi,
è tutta sua madre. Quindi ce ne andiamo confortati e quasi sicuri del posto in scuola, logicamente non al 100%, ma quasi. Dovevamo aspettare l'esito per posta e firmare il contratto. Perché contratto? Perché una scuola con il sistema Montessori non è considerata pubblica, quindi qualcuno deve pur finanziarla. Si paga logicamente e pago solo per la scuola 260 euro mensili, più costi di trasporto e pranzo per 4 giorni alla settimana, dal lunedì al giovedì. Venerdì finisce prima, quindi non mangiali. Oltre al pagamento della scuola, come genitore hai 10 ore lavorative obbligatorie per parente, cioè 10 io e 10 mia moglie. Se non vuoi e non puoi farle, paghi una quota di 25 euro l'ora, quindi 250 euro io, 250 euro mia moglie. All'inizio mi è sembrata una cosa un po' strana, ma cominciando a fare ste ore, credetemi, ci ho guadagnato un casino come persona. Cosa ho fatto io come genitore per la scuola per le famose 10 ore? Allora, diciamo che hai diverse possibilità. Ti mandano settimanalmente tramite email un calendario della settimana con scritto le cose che si dovrebbero fare e di quante persone avrebbero bisogno. Poi scegli tu se puoi o non puoi presentarti, logicamente non ti obbligano, dipende dal tuo tempo e dalla tua voglia, diciamo anche. Io e mia moglie abbiamo fatto dei mini corsi, proprio venerdì abbiamo cominciato il secondo. Il primo avevamo fatto un corso di kickbox, siccome sia io che mia moglie abbiamo un po' di esperienza a riguardo. Invece il secondo è un misto tra meditazione, yoga, ballo e arte, più che altro disegno. Come genitore, avere la possibilità di aver contatto tramite sti mini corsi con i bambini ti fa capire il modo in cui la scuola Montessori educa questi piccoli uomini del futuro e quanto li aiuti. Siccome ti incontri bambini della seconda elementare che ti parlano di cose strane, diciamo, perché strane? Perché a te, come genitore, ti sembrano discorsi da adulti, non da bambini di 7-8 annetti. Proprio venerdì abbiamo cominciato a fare yoga e una bimba ci domanda se lo yoga ha a che fare col nostro corpo e se lo aiuta. Mia moglie gli risponde affermativo e lei contenta gli fa: Sono felice perché ora ho cominciato ad interessarmi del corpo umano e se questo fa bene al mio corpo mi rende veramente felice. Passiamo ad un altro argomento che io posso solo comparare con la mia esperienza scolastica e che penso con la vostra, siccome noi abbiamo avuto circa lo stesso sistema scolastico. Solo pochi di noi hanno avuto la fortuna magari di fare una scuola tipo montessoriana. Manco so se si dice così. Abbiamo capito allora che i bimbi sono liberi di esprimersi e di fare ed imparare ciò che vogliono nella maggior parte del tempo trascorso a scuola. Logicamente, se uno legge tutto il giorno, la guida senza obbligarlo gli propone un po' di matematica, perché anche qua devono seguire un programma scolastico per la rispettiva classe. Cioè, se uno deve finire la prima elementare, deve alla fine dell'anno sapere ciò che uno, diciamo, in una scuola normale elementare deve fare, però senza voti e senza essere comparati tra di loro. L'andamento scolastico di ogni alunno viene parlato con i genitori privatamente. Dicevamo una cosa strana che posso comparare rispetto al mio percorso scolastico. Ti ricordi i compiti a casa? La voglia che avevo di farli era pari a -1, 0? Cioè, tante volte o non li facevo proprio, o la mattina li copiavo da altri 2 o 3 minuti prima che entrasse l'insegnante. Ecco, qui nella scuola di mia figlia vedo una cosa strana per me. Loro non hanno compiti per casa, ma la signorina, mia figlia, viene a casa con una voglia immensa di fare. Lei li chiama progetti. Fa sti progetti, dopo la scuola, per far vedere il giorno dopo in classe agli altri e alla sua guida. Cioè, non capisco, sono liberi, ma decidono lo stesso di continuare a imparare. Questo sicuramente vorrà dire qualcosa. Cioè, il metodo ti fa venire voglia del sapere, del provare e del leggere. Parlando del leggere, aveva qualche settimana fa, sempre la mia principessa, cominciato con mi, ma, mo, mu. E ora mi legge le etichette dello shampoo da sola, cioè velocissimo come apprendimento. Conclusione personale. Stracontento della scelta, un investimento in un futuro con più persone e meno lavoratori qualificati, cioè una scuola dove si mette sul primo piano l'essere libero e l'essere umano, più che una scuola dove devi obbedire, essere il migliore in tutto, se possibile, e dove impari a tacere ed obbedire, e memorizzi tante cose inutili, equazioni che non ti serviranno a niente, almeno alla maggioranza delle persone, e tante altre cavolate. Consiglio personale. Non dico di iscrivere tuo figlio o tua figlia ad una scuola Montessori, ma almeno andate a vedere di cosa si tratta e di come funziona. Poi ne trarrete le proprie conclusioni. Spero che la mia esperienza vi è stata di aiuto, vi possa aiutare a capire un po' come funziona la scuola Montessori. Mi sono permesso di fare questo video perché secondo me è importante avere in futuro persone buone, persone che vogliono imparare, persone che sanno rispettare gli altri, persone libere.
Quindi sì, spero che vi abbia aiutato il video a capire un po' le cose. Lasciatemi nei commenti ciò che ne pensate e come al solito ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi, grazie mille di essere stati qua.